Eccoci qua per tutte le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario, ascendente Acquario, Luna o Venere in Acquario. Andiamo a vedere l'amore per i prossimi 7 giorni, cosa accadrà. Quindi video sempre valido dal momento in cui lo guardi, sia che tu abbia una persona sia che non ci sia nessuno. Ragion per cui invito a studiare i contenuti dei miei podcast, soprattutto l'arte sciamanica, dove è contenuto il video sulle fiamme gemelle, anime gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni, proprio per capire che la sola relazione possibile è quella tra umano e divino. E siccome le emozioni sono dei, allora tu non hai la relazione con una persona, che dall'etrusco persu significa maschera, che è una maschera del divino. Hai la relazione con le tue emozioni, che grazie alla relazione ti arrivano. E quindi è una palestra la relazione, la connessione, affinché tu possa sempre essere di più all'altezza del tuo sposo o sposa celeste. Ok? Detto questo, andiamo a vedere nella realtà fattiva cosa accade e come applicare le leggi spirituali. Allora, Acquario, mettiamoci prima di tutto una carta guida. Acquario, amore, prossimi 7 giorni. Carta guida, prossimi 7 giorni per l'Acquario, amore. Otto di coppe, arriva un cambio. Vedo che voi avete voluto anche un cambio emozionale, alcuni di voi hanno voluto un cambio emozionale con qualcuno. Arriva un cambio. O ve ne siete andate da una connessione, o avete posto dei limiti a una connessione. Fatto sta che arriva un cambio emozionale. 10 di denari. Mi parla o di un cambio emozionale che vi dà tutto, vi sentite proprio fantasticamente bene con questa nuova connessione, con la stessa. 2 di spade. Vi vedo molto concentrate sulla vostra stabilità, primariamente. Sull'amore avevate un po' di dubbi. Però arriva un cambio emozionale. Fammi vedere di che natura è questo cambio emozionale. Wow, 10 denari. 10 denari. Il matto. Per molti di voi vanno a investire tutte le loro energie su una stabilità economica e lavorativa o finanziaria o di casa. Quindi le vostre energie amorose, il vostro darvi, lo darete al lavoro e avrete dei frutti straordinari, o in una relazione che arriva per darvi tutto. Punto e a capo, qua c'è il matto, tutto. Vediamo un po'. Allora, ci mettiamo queste. Vediamo, Acquario, cosa succede nell'amore? Prossimi 7 giorni in amore. Allora, Acquario, amore. E 3 di spade, ruota della fortuna. Il destino gira dalla vostra parte. Allora qualcosa all'improvviso arriva. La fortuna è dalla vostra parte all'improvviso. Usciamo da una situazione di 3 di spade, cioè di chiusura, di blocco, di insoddisfazione, o da un no contact usciamo. Vediamo un po'. Energia attuale, positiva, negativa, passata, futura, conclusione di energia futura. La ruota della fortuna. Eh sì, paggio di denari. Arriva una comunicazione all'improvviso inaspettata. Cavaliere di coppe. Qualcuno che è innamorato pure. Dopo un silenzio, 4 di spade, la morte. Qua siete state in silenzio per un po'. O avete chiuso una situazione. O l'amore non viaggiava, insomma. Cavallo di coppe, paggio di denari, la ruota. Qua c'è un invito d'amore, un invito in concreto, un movimento proprio, qualcuno che viaggia verso di te, ti chiama, ti dice che facciamo, facciamo questo, facciamo quest'altro, completamente inaspettato, la ruota. Questa è l'energia. Vediamo, energia attuale. 4 di bastoni, io vedo che sei molto concentrata nel tuo lavoro, anche lavoro da casa,
lavoro, casa, stabilità, amici intimi, amici stretti, persone che condividono la tua stessa energia. Vediamo al positivo. Al positivo la papessa. Verrai guidata o guidato dalla tua intuizione, stando anche un po' sulle tue. Sì, anche un segreto rivelato. Vediamo, blocco, la giustizia. Percepisci che in una situazione c'è stata ingiustizia. È come se non ci fosse stata giustizia in una situazione amorosa, sentimentale o con una persona. Ecco perché ti mantieni sulle tue. Vediamo che è successo qua. Paggio di coppe, 6 di bastoni. Allora, per alcuni di voi è entrata già questa persona o avete comunicato già con qualcuno, oppure però alcuni di voi hanno potuto percepire una certa immaturità da parte di questa persona e quindi non avete visto le cose giuste proprio per l'immaturità di questa persona. È arrivata una persona qua per alcuni di voi. Vi siete già incontrate per alcuni di voi. Perché io qua vedo paggio di coppe, c'è una persona. Se di bastoni parla di esito, di successo, oppure avete percepito una certa immaturità da parte di questa persona, avete percepito l'ingiustizia in tal senso, mi spiego? Vediamo che succede qua. Prossimi 5-7 giorni, amore acquario, l'eremita, il papa, 9 di spade. Arriva una persona e ti parla molto seriamente, una persona che ti ha pensato tanto o che ti pensa tanto, e c'è il 9 di spade. Vedo preoccupazioni per quello che ti dice questa persona, non sai cosa fare. Ti dice già la carta al positivo, la tua intuizione ti guiderà. Io credo che sia una persona che voglia tutto da te, perché abbiamo 10 denari. Però questo ti può dare un po' di preoccupazioni, non sai cosa fare. O è la stessa persona che si è dimostrata un po' immatura, tu non hai trovato giustizia in questo e qua si riversa come papa, quindi una persona di tanto di spessore, arriva con le idee molto chiare, una persona che pensa e poi arriva parlandoti in modo chiaro, netto, che vuole tutto da te. E qua vedo preoccupazioni inerenti a quello che ti dirà questa persona. Qua abbiamo papa e papessa, ciò vuol dire c'è una connessione spirituale altissima. Che cos'è la connessione spirituale? È una connessione che ti fa lavorare sulla parte più profonda di te. Tant'è che grazie a questa connessione la tua intuizione ti guiderà ed è l'intuizione giusta. Quindi, quando vi parla questa persona, perché secondo me chiama all'improvviso, te l'ho detto, allora fatevi la meditazione che sta sul canale, la prima della playlist meditazioni guidate, quella che sta sotto, va bene? Quella meditazione dove dico meditazione per incontrarti con qualcuno, quella delle 4 porte, ragazze, lo sapete, lo dico per le ragazze nuove, andate nella playlist meditazioni guidate, con la stellina c'è, sotto sotto la prima meditazione, così sarete sicuri di quello che farete con questa persona. Che c'è dopo il 9 di spade? 7 di spade. Molti di voi si defilano da questa cosa, non vogliono rispondere subito. Siete preoccupate perché o non vi fidate delle parole di questa persona, però ti ho detto la tua intuizione ti guiderà, 4 di denari, state sulle vostre, perché secondo me vi fa una proposta importante questa persona ed è come se vi spaventate un po', perché qua c'è 10 denari, c'è tutto, cioè la famiglia, la casa. Ragazze mie, fatevi la meditazione, i tarocchi ci servono a vedere qual è il karma che ti arriva affinché tu possa avvicinarti sempre di più alle tue emozioni. Qua c'è magari la paura di un impegno da parte tua. L'acquario è così, io ne so qualcosa, che magari lo vuoi, però poi c'è, va bene? Voi col lavoro su voi stesse e su voi stessi, è come se vi indirizzate verso il vostro destino, mi spiego? Sapete come funziona la legge spirituale? Sì, perché qua vi vedo ritirate in voi stessi. Vediamo un po' che ci dicono i miei tarocchi, cosa ci aggiungono, cosa ci confermano. 4 di bastoni.
4 di bastoni, vedi l'eremita? Vi vedo molto introspettive, pensando anche al passato. Magari arriva questa persona nuova, o è una persona del passato, o del recente passato, che vi sta pensando tantissimo. Vedo guardare al passato. Vediamo la papessa al positivo. La regina di spade, vedi qua ci sei tu, Acquario. Vedo che la tua intuizione ti guiderà ad avere le idee chiare. Quindi, ragazze mie, ragazzi, state guardando questo video sia per quanto riguarda il vostro sole, l'ascendente, la luna o Venere, fatevi la meditazione per avere le idee chiare, regina di spade. Vediamo la giustizia al blocco. La temperanza. È come se non voleste parlare subito a questa persona. Avete percepito che non c'è equilibrio, che non c'è stato equilibrio, non c'è equilibrio. La temperanza mi parla di comunicazioni giuste, non sono state fatte comunicazioni giuste, non c'era un giusto equilibrio, magari per la differenza di aspettative, la differenza di età, che poi maturità emozionale. Qua vediamo una persona matura. Vediamo il 6 di bastoni e il paggio di coppe. E la giustizia, infatti di nuovo e il cavaliere di bastoni. Qua c'è stata una connessione, però probabilmente qua la situazione, sai qual era? Immaturità emozionale da parte di questa persona. Cavaliere di bastoni, paggio di coppe, un po' di impulso, no? Impulso, e non percepivate la giustizia e l'equilibrio in questo, troppo impulso e poco radicamento. Vediamo questo eremita qua, questo. 8 i denari. Io vedo che voi vi dedicate al lavoro. Vi dedicate al lavoro, ci pensate, però vi vedo dedicate al vostro lavoro. E questa persona arriva all'improvviso mentre state facendo le vostre cose. Se la stessa persona, penso che questa persona ti sta pensando di impegnarsi, di far funzionare le cose, fino a quando poi arriva con questo Papa. Vediamo il Papa, che energia ci porta il Papa. 8 di spade. Queste le spade sei tu, Acquario. Questo Papa, vedi qua c'è un re di coppe. Questo Papa ti parlerà in modo molto serio di tutto quello che vuole con te, però ti vedo bloccata. Vediamo il Papa di nuovo. Vedi la stella, qua ci sei tu, c'è una persona che vuole tutto con te e vedo te un po' con delle remore. Vediamo questo 9 di spade e 7 di spade, 9 di spade, 7 di spade, 9 di spade, 7 di spade, 6 di spade, vedi? Cerchi di chiarirti le idee, perché hai paura, la luna. Hai paura di quello che ti dice questa persona e questa persona vuole tutto con te, c'è un po' di paura su questo. Vediamo il 4 di denari, 3 di denari. Questa persona vuole collaborare con te per costruire. Collaborare per costruire. 4 di denari di nuovo, 5 di spade, però tu stai sulla difensiva un po'. Però non si arrende questo qua, eh. Qua abbiamo i segni del Vergine, Acquario come te, Toro fortissimo, Pesci, Sagittario, Bilancia. Vediamo qual è la tua energia rispetto a questo Papa. Il matto. Vedi, è come se tu non ti volessi impegnare. Per alcuni di voi non si vogliono impegnare, avete un'energia un po' più fresca, più leggera rispetto all'impegno del Papa. Per altre invece c'è questa un po' di remore, mi lancio, no, non mi lancio, vediamo perché il matto, nella tua energia nei confronti di questo Papa. Vedi il 2 di spade, non sai se lanciarti oppure no, perché è un'energia un po' più fresca, un po' più leggera, sei tu, molti di voi siete voi che non volete prendere l'impegno. Mi spiego? Lo dice marcato qua. O è possibile che ti risuoni a specchio con questa persona, ma io credo che sia tu, perché il matto ha a che fare con l'acquario anche, no? E quindi non so che fare. Mi lancio, non mi lancio, mo ci penso.
diciamo che ci pensate un po'. L'energia di questo, vedi, ci pensate, l'appeso un attimo, che faccio? Vediamo l'energia di questa persona nei tuoi confronti. Il 6 di denari. Questa è una persona che vuole intendersi con te, il giusto dare e il giusto avere, venirti incontro, comprenderti. Eh sì, vedi il re di spade, ha le idee chiare, che vuole comprendersi con te. Ragazze, voi dovete fare una bella meditazione e vedete, ok? Fammi vedere le azioni che farà questo Papa nei tuoi confronti, le azioni. La morte, un cambio vuole con te questa persona. Un cambio vuole con te. Di cosa parla questo cambio, questa morte? 5 di spade, vuole un cambio rispetto alle tensioni, rispetto al rancore o rispetto a tutto ciò che ha a che fare con la tensione mentale. Vuole un cambio, intendersi con te. Se è una persona nuova uguale, io qua ti vedo, guarda come ti vedo. Se sei single completamente, ti vedo. Concentrarti su di te e sulle tue cose, sulla tua casa, stabilità, anche figli, no? L'amore lo percepisci che non è stato giusto con te, ok. Nel frattempo cosa fai? Stai pensando a un passato, che hai avuto una relazione con qualcuno, anche una connessione. Arriva una persona nuova che vuole darti tutto e ti prende un po' alla sprovvista. Questo è chiaro il quadro. Quindi tu eviti un po', non è né un sì né un no, va bene? Diciamo che faccio adesso? Vediamo cosa ti dirà questa persona, le intenzioni di questo Papa. Amore non è amore se muta quando scopri un mutamento. Il cambiamento, vuole un cambio con te, vuole darti un cambio emozionale. Cos'altro? Ho sempre avuto paura delle mie emozioni, ho sempre indossato una corazza per proteggermi, poi sei arrivata tu e mi hai denudato l'anima. Davanti a questa persona, per questa persona sei tutto, cioè hai denudato l'anima. Cos'altro? Amore mio, ti ho cercata per vite intere. Questa è la connessione tra Papa e Papessa, ti ho cercata per vite intere, c'è una connessione karmica, animica molto forte qua. E che cosa significa questo? Non voglio fare un podcast adesso, c'è tutto nei miei podcast. Significa che questo tipo di connessione, al di là di questa persona, ritorna questa emozione di questa connessione affinché tu possa lavorare su quelle emozioni, sulle tue emozioni. Vediamo su che tipo di emozioni devi andare a mettere l'attenzione, Acquario. Il Cavaliere, qua c'è una persona che veramente ti vuole dare amore, lealtà, romanticismo e cavalleria, ama l'onore. Allora, qua c'è l'aspetto in ombra, inganno romantico, principio distruttivo. Devi lavorare sulle relazioni, sulla percezione che hai avuto delle relazioni precedenti che sono state inganni romantici, no? Ok, quindi qua arriva questa persona affinché tu possa lavorare su questo tipo di lealtà romantica e avvicinarti sempre di più alla vera relazione che è tutto amore. Quindi fatevi le meditazioni e vedete cosa accade. Ok. Ultima carta. Eh sì, alla fine la giustizia, ragazze mie, stava al blocco e mi esce come carta positiva. Alla fine la giustizia sarà dalla tua parte nel farti prendere la giusta decisione che è meglio per te. E io credo che abbia a che fare, guarda, c'è la torre, da una situazione di distruzione la giustizia entra in merito a tuo favore. Questa persona farà decisioni giuste nei tuoi confronti. Qua c'è una connessione importantissima, perché la giustizia? L'8 di spade. La giustizia sulle gabbie mentali. Uscire fuori sei di bastoni dalle gabbie mentali. Mamma mia che stesa, ragazzi, è fortissima. Cos'altro dicono gli oracoli? Tra due mondi, vedi, questi sono i tuoi dubbi. Vedi, questi sono i tuoi perché, i tuoi dubbi. E guarda un po' come ti ritrovo poi, felice, felice, già ce lo diceva la giustizia. Alla fine è un sì. Non so se all'interno di questi 7 giorni, magari qualche giorno dopo, però alla fine sei tu che decidi, è un sì. Wow, che storia d'amore, ragazze mie e ragazzi. Detto questo, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.